visto nella scorsa puntata lo scoppio della cosiddetta prima guerra di mafia, una guerra che ha il suo apice e punto di svolta il 30 giugno del 1963. La strage di Ciaculli è uno spartiacque nei rapporti fra Stato e mafia. Se prima la mafia era considerata fenomeno secondario, quasi leggendario, inesistente, ora è sotto la luce dei riflettori. La verità non si può più nascondere sotto il tappeto. La mafia ha ucciso uomini dello Stato, uomini in divisa, e non si può che reagire. Ai funerali partecipano oltre 100.000 persone. Ma Ciaculli non è solo lo spartiacque nella considerazione della mafia in Italia, ma è anche una strage strana nelle modalità e di cui nessuno si vuol far carico. Sono le 13:30. Una telefonata, si badi bene, anonima, segnala ai carabinieri di Roccella che lungo una strada che congiunge Gibirrossa e Villabate si trova una Giulietta abbandonata. Il maresciallo Vaccaro si porta subito sul posto, insieme ai carabinieri Fardelli, Minerva e Altomare. L'auto è stata abbandonata con una gomma a terra e ha lo sportello aperto. Sul sedile posteriore è collocata una bombola di gas liquido, dalla quale esce una miccia di una ventina di metri, che però per 3/4 è bruciata. Qualcuno sicuramente gli ha dato fuoco prima di darsi alla fuga. La miccia deve aver bruciato per un po' e poi si è spenta. Non vi è dubbio che l'auto sia carica di esplosivo. È logico pensarlo perché poche ore prima un'altra Giulietta è esplosa a Villabate, davanti alla casa del mafioso di Peri, uccidendo il guardiano di un'autorimessa e ferendo un fornaio. Verificato dalla targa che l'auto risulta rubata, si procede chiamando gli artificieri e issando un drappo rosso sul cancello all'inizio della strada, in segno di pericolo, affinché nessuno si avvicini. Gli artificieri, compiuta la loro attività sulla bomba, resa inoffensiva, rivolgono la loro attenzione verso il bagagliaio, ma nel tentativo di forzare la serratura chiusa, l'auto esplode. La Giulietta si disintegra completamente, facendo a pezzi gli uomini sul posto. 7 persone sono morte, 7 innocenti hanno pagato colpe non commesse. E la mano che ha ucciso è sempre la stessa, la mafia. La strage del 30 giugno non è un episodio isolato, ma questa volta non si tratta della vecchia mafia, quella feudale, quella del privilegio sui campi, dello sfruttamento dei contadini. È la malavita organizzata, risorta dopo la guerra, la mafia abituata negli ultimi anni ai forti guadagni, ai facili arricchimenti. La fusione di testimonianze, indizi e voci lascia aperta la supposizione, tra alcuni inquirenti, che la Giulietta, farcita di esplosivo, avesse in Salvatore Greco la sua destinazione e che una foratura abbia rovinato i piani di quel giorno. L'auto sarebbe quindi rimasta lì ferma per l'impossibilità di poterla spostare. Una versione che induce perplessità tra coloro che si occupano delle indagini, in quanto non giustificherebbe la fuorviante presenza della bombola con miccia, ben in evidenza, elemento fondamentale per attirare i militari nell'imboscata. E poi c'è la telefonata anonima. Telefonata anonima più esplosione che uccide uomini in divisa, uno schema che forse avrà ispirato la strage di Peteano di 9 anni dopo, ad opera dell'estremismo di destra. Ma in quel caso la strage era assolutamente voluta. I carabinieri hanno ricevuto e registrato questa telefonata anonima. Pronto? Senta, vorrei dirle che Glasè una macchina che ha 2 buchi sul parabrezza, no? Fra la strada da Poggio Terformata a Savogna. Da Poggio Terformata alla zona 500. Sul posto accorrono alcune pattuglie di carabinieri. C'è un'auto abbandonata, una 500 bianca. È una trappola. Imbottita di esplosivo, la macchina salta in aria. 3 carabinieri muoiono dilaniati, un quarto resta mutilato.
E se fosse stata voluta anche quella di Ciaculli? Potrebbe essere la prima mossa terroristica della mafia contro lo Stato, vista e rivista negli anni corleonesi. Di certo l'effetto sconquassa la stessa mafia. Verso le 4 ho sentito un grandissimo boato, mi sono affacciato, ho visto come un fungo, tutto fumo, sai quando scoppia una bomba atomica così. Oddio, dico, cos'è successo? Dico, proprio dove sono di servizio loro è successo questo. Siccome eravamo comunicati con la caserma, sono scesa giù, ho trovato i carabinieri che piangevano come i matti. Le istituzioni non hanno scelta. La risposta non può che essere senza precedenti. L'intera area di Ciaculli è il teatro di rastrellamenti in vasta scala. Nell'estate del 63 la commissione decide di sciogliersi e secondo altri pentiti le famiglie azzerano a tal punto le loro attività che quasi non riscuotono il pizzo. Salvatore Greco fugge in Svizzera e quindi in Venezuela. Tommaso Buscetta emigra anch'egli in Svizzera per poi prendere la via del Messico, del Canada e degli Stati Uniti. Antonino Salamone va in Brasile. Vengono arrestate 2000 persone, sospettate di legami con Cosa Nostra. E la prima commissione parlamentare antimafia inizia i suoi lavori. Finiscono in carcere fra gli altri Michele Cavataio, Paolino Bontate, Pietro Torretta, Luciano Leggio, Salvatore Riina e tanti altri. Le indagini vengono condotte dal giudice istruttore Cesare Terranova, che basandosi sui rapporti di polizia e sulle dichiarazioni di diversi testimoni, tra cui quelli della vedova Serafina Battaglia, di Tancredi Ninive, cognato dello scomparso Salvatore La Barbera, e dell'imprenditore Giuseppe Ricciardi, vittima di estorsione da parte dei fratelli La Barbera, rinvia a giudizio i protagonisti del conflitto mafioso, con la sentenza istruttoria Angelo La Barbera più 42 del 22 giugno 64 e quella Pietro Torretta più 120 dell'8 maggio 1965. Queste due vengono poi riunite in un unico processo, svoltosi per legittima suspicione a Catanzaro, a partire dal 1965, presso la palestra dell'Istituto Statale Pascoli Alidisio, noto come Processo dei 117. Cosa Nostra rimane quasi inattiva fino al 1969. Questa è Serafina Battaglia, vedova leale, la donna che per la prima volta nella storia della mafia, spezzando il muro del silenzio e dell'omertà, ha gridato «Io accuso». È un fatto senza precedenti, tanto più che le sue rivelazioni sono state fatte a Palermo, da una siciliana, in un processo, di fronte a magistrati, alla presenza dei maggiori indiziati del crimine e dinanzi a un pubblico quanto mai numeroso di parenti e di amici che le contavano le sillabe sulle labbra. Il suo avvocato Pietro Renda dice: ci sono dei precedenti nella storia della mafia di persone che hanno parlato in tribunale? Ma veramente, per quanto so io, per quella psicologia, diciamo così, giudiziaria, l'unico precedente che abbiamo è il processo Cuocolo, ma siamo nei primi del Novecento, alla fine dell'Ottocento. Dopo, credo che la prima che ha dato un peso concreto a rompere questo cerchio di omertà sia stata la signora Serafina Battaglia. Avvocato, lei ritiene che l'esempio della signora Battaglia potrà essere seguito da altre persone? Senza dubbio, per me la signora Battaglia ha questo merito di avere rotto quel senso dell'omertà che in Sicilia e in tutta la parte del Meridione vige da secoli. E allora le mamme o le mogli che hanno avuto torto o ucciso i mariti, evidentemente forse si decideranno una buona volta a parlare perché hanno fiducia nella giustizia. Dal giorno della sentenza, Serafina Battaglia è prigioniera tra le mura della sua casa. Non esce mai. Dorme con la pistola sotto il cuscino. Vive qui, sola, tra i ricordi del marito e del figlio, ai quali rivolge allucinanti monologhi. Che non viene in vita. È inutile. Signora, noi vorremmo sapere questo. Quali motivi l'hanno spinta a presentarsi in tribunale? Perché mi hanno tolto mio figlio. Perché fino a che mi avevano tolto mio marito io non avevo detto niente. E naturalmente, ma non poteva toccare a mio figlio, chi tu sangue di fine, io devo reagire. In questa sua azione in tribunale,
È stata appoggiata dai parenti o si è trovata sola? Parenti, non ne ho, i miei parenti era mio figlio, parente nessuno. Mio figlio era i miei parenti. Mi usa la cortesia, mi faccio nervare. I parenti. Perché? Come si Non sono mi ho trovata comportati? lì. Che cosa i miei parenti? Perché i miei parenti che hanno che dividere con queste cose, non hanno che dividere i miei parenti. Con queste cose niente. Se mia madre non ne vuole sentire, se le mie sorelle e non hanno paura, ma io paura non ne ho perché quello è mio figlio. Non ne avrò mai paura in vita mia. Mai. E i parenti di suo marito? Ah, me ne sono tutte. Coppola storta. Che mi dicono a me che io sono pazza, sono questa, sono quell'altra, ma quanto nulla io? Ma anche i suoi figli, chi ancora che c'hanno a bere? Chi vanno a fare a me? Ma ce ne sono. Vinnino, oggi ne abbiamo 11. 2 anni fa dopodomani. Venne Giovanni Micere, Gianfacci, io ho detto allora Ruvette. Di rimpetto era, io di Dio qua, le serrande l'ho visto, non sono scesa. Aveva l'appuntamento col professore Stassi per vedere che mio figlio aveva l'acqua del vetro per chiamarsi a mare. Ma non ci sono andata. Se fosse chiamata un'altra volta in tribunale? Per che cosa? Sì, per testimoniare contro i mafiosi. Ma io senz'altro tutto quello che so dirò, sempre, anche di notte, se mi chiama la polizia dirò tutto, perché non ho paura di nessuno. Dovere dietro le spalle niente. Non si passa. No, ormai la mafia me la vuole il figlio, il marito innocente e il figlio intortamente, un bambino a 21 anni, quindi basta. Che ne pensa della mafia? Che ne pensano che fa schifo tutto. Questo ne pensa, che fa schifo la mafia. Che ci sta a fare? Ci rizzato dopo niente, leva da coppa i malancini e mette tuo padre con la testa che ti stanno più meglio, non delle tue donne, perché non lo posso stabilire se sono donne cattive, ma delle tue azioni. Leva da coppola e mettete un pari cornazza in testa, che c'è parecchio feo. Gliel'ho detto di faccia e faccia, di fronte al giudice oggi, quindi non ne ho terrore. Però giudice Terranova ce n'è uno solo sulla terra. Uno solo, non offenda a tutti, come gliel'ho detto lo dico e lo firmo col mio sangue. Non offenda gli altri, però onesto come Terranova non ce n'è sulla terra. E noi due possiamo fare battaglia dicendo sempre la verità e con coscienza. Prima la coscienza e basta, e poi altro. Perciò faccio guerra, chi può più. Nel processo di Catanzaro, come tante altre volte in passato, tanti testimoni nel tempo ritrattano, attanagliati dalla paura per vendette e ritorsioni su se stessi, sui familiari o sulle proprie attività economiche. Vengono così a mancare gli strumenti per nutrire la giuria con materiale probatorio, inconfutabile, e cade nel vuoto la ricostruzione della rete di collegamento mafiosa nel territorio. Nel dicembre del 68 giunge la sentenza del processo istituito a Catanzaro. Il verdetto colpisce duramente una manciata di eccellenti mafiosi: Pietro Torretta, 27 anni, Angelo La Barbera, 22 anni e 6 mesi, Salvatore Greco e Tommaso Buscetta, 10 e 14 anni, in contumacia. Il resto degli imputati vengono assolti per insufficienza di prove o condannati a pene brevi per il reato di associazione a delinquere. E siccome hanno aspettato il processo in stato di detenzione, vengono rilasciati immediatamente. Fra questi il cavataio. Molte sono le ombre di corruzione sull'operato del tribunale. Ci siamo recati spesso a Catanzaro, alloggiavamo all'hotel Moderno, un hotel Jolly declassato. In un'occasione di questo genere lui mi portò a un pranzo, disse: "Tale, vieni con me perché è una cosa che interessa pure a te." Parli in italiano? Parli in dialetto, parli in italiano. E allora vieni con me, era per ricordare proprio vieni con me perché è una cosa che ti può anche interessare. Cioè mi portò ad un pranzo con l'allora presidente del tribunale di Catanzaro, mi pare che si chiamasse Cannavale, si chiamava Pino Pasqualino, una cosa di questo genere. Praticamente questo presidente era molto amico di gente di Nicastro e organizzarono un pranzo dove è stato un pranzo molto così. Chi lo organizzò? Riesci a ricordarlo? Ma guardi, dovrebbe essere stato Niccolò Salamone, Cocò Salamone. Cocò Salamone naturalmente a Catanzaro c'era perché inquisito era il suo fratello Antonino Salamone, per cui evidentemente era molto interessato agli esiti del processo di Catanzaro.
per cui si interessavano per vedere come poter organizzare qualche situazione a beneficio degli imputati. E allora dice organizzarono, quindi organizzarono è Cocò Salamone organizzò... Non lo so esattamente se fu Cocò Salamone, ma io trovai Cocò Salamone là che dice ma sempre Tomento sì, ma non è che cioè sei sempre in mezzo, ti trovi sempre dovunque. Perché, riferimento a lei? Sì, chiaramente, perché Cocò Salamone era un mio compaesano. Mi conosceva da bambino, per cui chiaramente mi disse, scherzando così, graziosamente, mi disse questo. E praticamente c'è stato questo pranzo organizzato da personaggi di Nicastro, che erano dei benestanti, della gente molto bene. Così stavano, mi ricordo, in un palazzo gentilizio con dei mobili antichi. Insomma, mi ricordo... Il nome di queste persone più che nobili? Un attimo faccio con la volta effettivamente si parlava anche del processo, però i termini allora non mi infilavo su certe situazioni, anche volutamente mi distraevo, però si parlò del processo. Ma qual è stato il ruolo di Buscetta nella prima guerra di mafia? Lui ha sempre negato di averne avuto uno, almeno di rilievo. In realtà le indagini lo hanno visto come probabile indiziato di molti eventi, nel ruolo di killer. Prima al fianco della fazione capeggiata dalla Barbera, quella dei Matranga, dei Troia e del Nicoletti. Poi, preso atto che il La Barbera sarebbe andato incontro a una certa sconfitta, Buscetta sarebbe passato al gruppo capeggiato dal Torretta, di cui avrebbe fatto parte anche il Cavataio. Viene addirittura additato come uno dei partecipanti all'attentato ad Angelo La Barbera, avvenuto a Milano. Poi, con Torretta e Cavataio, viene sospettato di aver partecipato all'uccisione di 2 uomini del Greco, invitati a casa del Torretta. Una trappola voluta per vendicarsi del fatto che Salvatore Greco non ha passato a Torretta e Buscetta l'ex zona di La Barbera, Palermo Centro. Ma Buscetta smentirà sempre questa ricostruzione. Non era a Milano a sparare alla Barbera, non era a casa del Torretta per sparare agli uomini di Greco. Vi erano solo Torretta e Cavataio. Senta, a proposito di questo, lei che ha parlato un po' di tante cose e quindi di questo suo ruolo, mi può spiegare meglio esattamente perché, diciamo, in queste sue vicissitudini, nella prima guerra di mafia lei è stato accusato di avere, diciamo, tradito i fratelli La Barbera. Questa è un'opinione sua? No, io le chiedo, è un'opinione degli organi di polizia. No, io non sono stato accusato di aver tradito i Da chi? Da chi? No, io dicevo in generale. È stato accusato da da organi chi? di polizia. Ah, da organi di polizia? Sì. Gli organi di polizia dicevano tante cose, ma non è vero questo qua. Non è vero quindi che ha tradito La Barbera? No, non ho tradito La Barbera, non ho tradito nessuno perché io non mi permetto di tradire, non ho tradito finora. Tornati in libertà i mafiosi, si sparge la voce che ad uccidere Calcedonio di Pisa, atto iniziale della prima guerra di mafia, sia stato il Cavataio. E molti dicono che la voce della colpevolezza del Cavataio sia cavalcata dal Buscetta nei confronti di Salvatore Greco. Cavataio è ormai un morto che cammina. Tutti vogliono la sua fine. Si arriva così alla strage di Viale Lazio. Cavataio muore, il suo patrimonio viene spartito e viene messa la parola fine alla guerra di mafia. Si può tornare a fare i piccioli e non importa a nessuno se Cavataio fosse l'unico colpevole. La mafia ha necessità di ripartire dopo la batosta di Ciaculli. Meglio una mezza verità definitiva che tenere in piedi 1000 sospetti continui che danneggiano il business. A ricevere la sentenza di morte non vi sono solo le famiglie della mafia tradizionale, guidate da Stefano Bontate, Giuseppe Calderone e Giuseppe Di Cristina, ma anche la nascente fazione corleonese, guidata da Luciano Leggio e Salvatore Riina. Si ricostituisce Cosa Nostra, nelle mani di un triumvirato, formato da Riina, che fa le veci del Leggio, Stefano Bontate
e Gaetano Badalamenti. La mafia è cambiata dopo la prima guerra di mafia, soprattutto nei vertici. Si è passati dai Greco, dai La Barbera, dai Manzella, dai Matranga, ai Bontate e ai Riina. Nel 1970 viene compiuta la cosiddetta spedizione di Castelfranco Veneto, dove vengono sorpresi ed arrestati Galeazzo Giuseppe, Lopresti Salvatore e Rizzuto Salvatore, tutti e tre della famiglia di Pippo Calò, nonché Gaetano Fidanzati, della famiglia di Giuseppe Bono. Ad essi è stato affidato dal triumvirato l'incarico di individuare ed uccidere il vice di Michele Cavataio, Giuseppe Sirchia, resosi responsabile fra l'altro dell'omicidio di Bernardo Diana, vice di Stefano Bontate. Sempre nel giugno 70, Greco e Buscetta, evidentemente riappacificatisi, forse grazie anche ai facoltosi traffici condotti all'estero, tornano insieme in incognito dalle Americhe per spingere la mafia ad appoggiare il golpe borghese. Chi li ha mandati? Certamente la massoneria americana, dove è molto presente la Cosa Nostra d'oltreoceano. Ma forse sono spinti da certi servizi, che sembrano avere gli occhi chiusi sui traffici transnazionali di Greco e Buscetta. Occhi chiusi che si aprono all'improvviso al loro ritorno, dopo il mancato appoggio al golpe della mafia siciliana. Buscetta viene infatti arrestato subito, dopo che per anni aveva fatto, a suo dire, il pizzaiolo. Ma verrà facilmente rilasciato anche stavolta e se ne andrà in Brasile. Nel 1975 Angelo La Barbera viene raggiunto tra le sbarre da una sentenza di altro genere, dal carattere rigidamente definitivo, e viene assassinato a pugnalate. Cicchiteddo invece muore di morte naturale, pare, a Caracas. E se dietro tutto questo casino ci fosse una mano d'oltreoceano? Possibile? Insensato? Lo vedremo nella prossima puntata.